Ciao amici e amiche del segno dello Scorpione, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 18 al 24 maggio. Prima di iniziare vi ricordo che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere qualche informazione in più. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Andiamo innanzitutto a vedere come andrà la vostra settimana, quindi le energie principali, i segni zodiacali da attenzionare e poi vedremo l'amore, le relazioni, il lavoro e le finanze. Allora, come prima indicazione troviamo la scopa e la frusta, quindi vuol dire iniziare la settimana in un modo molto difficile effettivamente. Che cosa ci sta dicendo? Che dobbiamo attenzionare possibili litigi, discussioni oppure lo stress e magari evitare anche le disattenzioni. È un ottimo momento per fare pulizia, per fare ordine, per magari impegnarsi ulteriormente in qualcosa, però ovviamente senza andare a sovraccaricarsi. Si può trattare anche di fare ordine e pulizia a livello interiore, a livello di emozioni, perché c'è qualcosa che potrebbe essere molto forte in questo senso. Ecco, privilegiare l'accordo, l'unione, la comprensione reciproca. Ecco, l'anello che riguarda tutti i tipi di dedizione, di cura, di accordo, ovviamente un qualcosa che è votato a portare avanti un impegno, una relazione, un qualcosa in stretta collaborazione, ma soprattutto nel miglior modo possibile, quindi in modo costruttivo, in modo sereno, conciliante. Possono esserci dei nuovi accordi e collaborazioni, anche un qualcosa che vi può essere utile nelle varie faccende lavorative, eccetera, quindi quelle proprio più pratiche? Assolutamente sì. Il giardino ci fa capire che possiamo prepararci come si deve anche ad aprirci a nuove situazioni, nuove conoscenze, quindi con incontri, riunioni e magari trovare delle nuove idee, qualcosa di stimolante, ovviamente che ci può servire. I segni zodiacali da attenzionare sono principalmente quelli di terra, Toro, Vergine e Capricorno. E poi troviamo un pochetto anche quelli di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario. Adesso vediamo l'amore e le relazioni. Allora, in questo ambito, ovviamente io consiglio di ascoltare anche per chi non è interessato o chi vuole sapere questioni legate all'amicizia e alla famiglia. Troviamo il crisantemo, molto interessante come messaggio perché spesso è legato all'attenzione, alla strategia, quando cerchiamo di capire, di osservare l'altra persona senza azzardare effettivamente una comunicazione. Quindi può essere interessante nel senso che ci può permettere di valutare dopo aver acquisito delle informazioni, dopo aver osservato come si comporta una persona, ecco la strategia, ma anche strategia di conquista, soprattutto se vogliamo che le cose procedano in un certo modo, visto e considerato che ci sono delle energie un po' di tensione, effettivamente queste carte vi stanno consigliando al contrario di fare strategia. Ci vuole un po' nelle varie circostanze, soprattutto se magari sappiamo di avere a che fare con delle persone che sono facili allo scontro, che si innervosiscono facilmente, eccetera. Quindi riusciremo ad ottenere degli ottimi risultati trovando il momento giusto o utilizzando anche le parole necessarie. Si può anche trovare conciliazioni
in situazioni che sono già, più o meno compromesse. E infatti, come vedete, qui c'è la piena soluzione. Anzi, a proposito di strategia, queste consigliano anche, non solo, come dicevo, di essere concilianti, ma di essere, proprio intraprendenti, propositivi, e può migliorare tutto, anche l'aspetto, dell'unione, dell'intimità. Per i single che cosa vogliono dire? Che, probabilmente la strategia in questo caso potrebbe essere legata a una strategia di conquista, se, state facendo una cosa del genere, cioè c'è una persona di vostro interesse, state cercando di stuzzicarla o in qualche modo di vedere la sua reazione, in base a quello che si fa e quello che sta succedendo. Altrimenti potrebbe essere che sia proprio una persona a cercare la vostra, attenzione, magari pubblica delle cose, che vi coinvolgono, oppure cose che vi stuzzicano la reazione. Quindi può esserci questo gioco interessante, magari di lasciarsi coinvolgere se lo desiderate, oppure potrebbe esserci una nuova attrazione, quindi con degli sviluppi di sorpresa. E poi infine andiamo a vedere la parte più pratica, quella del lavoro, delle finanze. Troviamo la carta malinconia. Allora, non è necessariamente negativa, bisogna sempre poi valutare il contesto. Spesso salta fuori quando c'è un po' di pesantezza, un po' di tristezza o difficoltà, forse perché non riusciamo a concentrarci bene su quello che stiamo facendo, sul nostro lavoro, oppure proprio c'è disarmonia nel proprio ambiente lavorativo, magari dei conflitti, degli scontri con qualcuno, forse anche eccessive, richieste che vi affaticano. Quindi è vero che non è proprio totalmente negativa, nel senso che siccome ci sono delle carte abbastanza positive, forse, adottare un atteggiamento diverso o anche, cercando di essere un po' più propositivi, ma anche proteggere le vostre stesse energie, allora, si può cercare di risolvere. E infatti anche questa carta, al di là del nome stesso, vi spiego proprio il suo significato, che è da, adattare ovviamente. Che cosa vi vuole dire? Che, probabilmente il vostro lavoro, il vostro impegno o il sacrificio, nel senso di essere flessibili e adattabili, vi porterà delle ricompense. Quindi in alcune circostanze ci si deve impegnare in qualche modo, o maggiormente in quello che proprio che si sta facendo, anche nella ricerca del lavoro e di soluzioni, però comunque sapete che in qualsiasi circostanza vi trovate ci sono i risultati. Alcuni si possono vedere anche subito, e infatti qui c'è armonia, c'è maggior slancio, speranza, fiducia, nuovi stimoli, interessanti, e anche opportunità che possono essere colte. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!